Io sono Ornella Uzzino, di lavoro produco borse, conto terzi, produco borse per altri e per amore della mia terra e soprattutto perché mi piace raccontare tutto quello che c'è dietro al mondo delle borse, ma anche tutto quello che c'è dietro proprio a dove faccio le borse, quindi a Napoli. Oggi ci troviamo al Comune di Napoli e siamo con Flavia Sorrentino. Buongiorno, ciao Ornella e grazie. Flavia, mi piacerebbe che tu raccontassi chi sei, oltre che bellissima ovviamente. Flavia ha una verve, la vedete, molto pacata, poi scoprirete man mano che insomma andremo avanti con questa intervista, questa chiacchierata, che insomma è una leonessa molto dolce, se si può dire. Grazie. Ti va di presentarti un pochino e dirci chi sei? Assolutamente sì, io sono Flavia Sorrentino, sono delegata all'autonomia della città di Napoli, ma prima ancora sono una giovane donna del sud, orgogliosamente partenopea. E sono 4 anni che ormai collaboro con il Comune di Napoli, porto avanti una serie di progetti che sono legati all'autonomia della città, in particolare 2 che stanno molto a cuore a me ma anche molto a cuore ad Ornella, e credo che questo sia anche il motivo per il quale oggi ci troviamo in questa piacevole chiacchierata insieme. Uno è legato alla tutela dell'immagine della città e della reputazione di Napoli in Italia e nel mondo, che si chiama Difendi la città. L'altro invece è legato alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e alla sensibilizzazione proprio per i consumatori a scegliere i prodotti locali, e si chiama per l'appunto Scegli Napoli. 2 anni fa ho redatto il manifesto di autonomia politica della città di Napoli, il primo nella storia della città, che è stato approvato dalla Giunta e che adesso attende di essere approvato dal Consiglio Comunale per modificare ed integrare lo Statuto del Comune di Napoli, per provare a costruire un nuovo modello di società, un nuovo modello politico, istituzionale ed economico più attento alle esigenze e ai bisogni delle comunità locali e dei cittadini, per dare più strumenti decisionali e finanziari alle comunità territoriali. Io sono molto legata al progetto di autonomia della città, perché per me non rappresenta solamente un impegno quotidiano pubblico e politico, ma rappresenta una vera e propria ragione di vita. La battaglia per il Sud è la battaglia della mia vita, e la battaglia per il riscatto del Mezzogiorno è ciò che anima il mio impegno e la mia passione. Qualche anno fa io leggevo Flavia, che la seguivo sui social, allora vedi sta giovane donna che scriveva delle cose che sai quando uno ti legge dentro, no? Perché diceva no, esiste qualcuno che ti capisce, che non, diciamo, non parla con paroloni esagerati, ma che fa le cose, e facevo, effettivamente esiste, comunque tra un like e l'altro ci siamo incontrate, perché noi poi ci vediamo a periodi, insomma ci siamo conosciute in questo paio d'anni. Flavia mi accoglie qui, parliamo di tutto quello, si fa raccontare il mondo della pelletteria, perché non necessariamente poi chi sta a Napoli conosce tutto come io non sapevo, insomma, di tutta una serie di progetti che lei ha portato avanti con l'enogastronomia e tutto il resto. E mi affascina, a un certo punto lei comincia a parlare come sto parlando adesso e tu ti senti come mossa da un sentimento comune, no? Che è quello di appartenere ad un territorio, non è semplicemente vantarsene, ma difenderlo proprio da tutto quello che sono gli attacchi predatori dall'esterno, perché è innegabile che, voglio dire, se esiste un progetto che difende la città è perché esiste un preconcetto rispetto ai napoletani, a Napoli, che va avanti da anni e che ha portato dei disastri economici, perché poi sostanzialmente, no, che succede? Ovviamente se io per anni ti dico che a Napoli ci sta solo criminalità, che qualsiasi cosa, noi siamo brutti e cattivi, le aziende hanno difficoltà a venire qua ad investire alla luce del sole, ed è quello che è successo ad esempio nella pelletteria. Una delle cose che mi ha affascinato è che Flavia è stata una delle uniche, pochissime persone che mi ha ascoltato, nel senso che mi ha dato seguito, mi ha dato degli strumenti pure per capire come cercare di costruire tutta una serie di progetti che io poi ho visto realizzati proprio nella fattispecie da quello che fa lei. Quindi quello che mi piace, ad esempio, che mi piacerebbe, sogno che possa succedere con la pelletteria, ad esempio Scegli Napoli è un progetto, definiamolo fighissimo, perché parte da un principio, no? Io voglio comprare roba che viene fatta nel mio territorio, nella fattispecie molto più sull'alimentare, quindi
Scegli Napoli che cosa ha fatto? Scegli Napoli, a me piace definirlo una rivoluzione semplice, però è una rivoluzione perché con un gesto semplice, che è quello della spesa quotidiana che fa un padre di famiglia, una mamma di famiglia, in realtà stai facendo un investimento sul futuro della tua terra e dei tuoi figli, perché se tu scegli i prodotti che sono realizzati dalle aziende che hanno sede legale, perché la discriminante era questa qui fin dall'inizio del progetto, cioè la sede legale dell'azienda, se scegli i prodotti che hanno che vengono realizzati tenendo la sede legale paghi le tasse. Esattamente, pagano le tasse sul territorio, e quindi se in qualche modo quando fai i tuoi acquisti prediligi i prodotti che vengono realizzati dalle aziende con sede legale sul territorio, stai dando una mano oggettiva ad aumentare, ad accrescere la ricchezza del territorio stesso, e quindi avrai la possibilità di garantire attraverso quel tuo gesto semplice una vera e propria rivoluzione, perché non solo scommetterai sul tuo territorio e su quelle che sono le aziende che restano qui con le tante difficoltà che comunque questo comporta, e tu che sei rappresentativa anche della pelletteria e del mondo della pelletteria a Napoli sai quanto è complicato riuscire a rimanere qui e a garantire posti di lavoro. Se scegli però un'azienda del tuo territorio, non solo tuteli i posti di lavoro, ma dai la possibilità anche all'azienda di aumentare i posti di lavoro, e quindi poni anche un freno alla spirale dell'immigrazione interna dei tanti giovani che spesso decidono di andare altrove da questo territorio perché non hanno prospettive né possibilità di futuro. Lei mi dice a un certo punto questa cosa potrebbe essere fatta pure con la pelletteria, e mi spronano a farlo, perché sostanzialmente lei ha descritto quello che succede, cioè i giovani non riescono a rimanere nelle aziende napoletane per la pelletteria e tutto il resto, sono costretti ad andare a lavorare al nord, come è successo per i nostri nonni tanti anni fa che andavano all'estero eccetera. Adesso succede anche per i ragazzi, perché le aziende o rimangono senza lavoro o non hanno una capacità pure di benessere aziendale che gli permette poi di trattenere tutte queste risorse. Ovviamente immaginiamo, se quello che tu dici, che poi mi fa piacere spiegare pure come l'hai fatto, sarebbe bello sapere anche nelle borse che compriamo, poiché Napoli è un polo di borse originali, un polo che produce per i brand del lusso o comunque per i brand anche locali, perché c'è tanto private label, tanti brand anche partenopei. Sarebbe bello sapere questo brand è fatto a Napoli e quindi l'azienda paga le tasse a Napoli, e magari se devo scegliere andare in un negozio posso dare i soldi per un'azienda che sta sul territorio, perché non significa che va a finire che poi uno pensa dicendo discriminazione, al contrario, non è quello, è semplicemente che se vogliamo fare in modo che il Made in Italy, il Made in Napoli e tutto insomma l'indotto funzioni, dobbiamo ripartire dai territori. È inevitabile fare questo anche attraverso l'economia spicciola in questo senso. Questo è il motivo per il quale il concetto di autonomia che io porto avanti non è escludente. Noi non faremo mai una legge, come invece spesso si sente dire, no, in altre parti d'Italia, per discriminare una determinata parte del territorio per avere più vantaggi. Noi siamo per un'autonomia includente che tenga conto dei diritti e dei vantaggi di tutti. È per questo che si chiama Scegli Napoli, perché in realtà noi stiamo appellandoci al senso di responsabilità dei cittadini, cioè fai una scelta consapevole, perché se sei consapevole di quello che stai facendo stai aiutando il tuo territorio. Scegli Napoli nasce nel mondo della media e grande distribuzione, infatti tu prima dicevi di Carrefour, e in realtà Carrefour è il primo partner dell'iniziativa, e poi si è aggiunto nella media e grande distribuzione anche Fordo Café, che è diciamo una catena di supermercati tutta napoletana, perché 12 punti vendita sono tutti su Napoli, proprio perché è più semplice incentivare e sensibilizzare il consumatore nella media e grande distribuzione, perché banalmente quando vai al supermercato hai una vasta scelta di prodotti, e quindi se hai la possibilità di sapere attraverso un'indicazione specifica, che è quello che poi abbiamo fatto con il Comune di Napoli, cioè evidenziare sugli scaffali i prodotti realizzati dalle aziende napoletane, sarà più facile prediligere quel prodotto, perché sullo scaffale riuscirai ad orientarti meglio, e quindi anziché scegliere i pelati, i biscotti o la pasta di un altro territorio, sapendo che c'è un'etichetta con su scritto Scegli Napoli, valorizza i prodotti della tua terra, e sceglierai più facilmente il prodotto invece che è fatto nella città metropolitana. Pure all'avanguardia, perché se ci pensi molti prodotti vengono dall'estero, quindi non necessariamente stai dicendo scegli un prodotto di Napoli rispetto a uno di Verona, ma stai dicendo scegli un prodotto italiano, ancora di più napoletano rispetto a uno che è fatto magari nelle Filippine o è venduto da una multinazionale che non si sa bene, cioè si combatte sempre. E è un fatto culturale, perché sostanzialmente se tu dici alle persone guarda che questo prodotto è fatto qui e tu puoi scegliere di comprare questo a parità oppure col 10 centesimi in più, però
puoi scegliere di comprare questo prodotto e aiutare l'autonomia, lo stai pure educando, e stai educando i figli e stai educando tutto quello che ad essere curiosi, perché la gente si è assuefatta come se tutti i pelati sono tutti pelati. Dietro a quei pelati c'è gente che è andata a raccogliere il pomodoro, che stanno nelle fabbriche, che quello che fa il baratto, cioè esiste un indotto. La gente ha perso la cultura del manifatturiero, che invece è propria delle nostre terre, del meridione, di un'identità forte che poi un pochino si è persa, no? Perché inevitabilmente, dicevamo prima, la globalizzazione ha un po' appiattito tutto. Però sai Ornella, la cosa che veramente mi ha dato grande orgoglio e soddisfazione è sapere che da quando esiste questo progetto, che è nato alla media e grande distribuzione e poi si è allargato anche ad altri ambiti, perché Scegli Napoli necessariamente non può essere legato solo ed esclusivamente all'enogastronomia, che poi rappresenta, diciamo, un settore ormai di eccellenza della cultura gastronomica del territorio, ma ha a che fare con la manifattura, con la pelletteria, perché Napoli da questo punto di vista è davvero leader nel mondo, anche se non viene valorizzata come dovrebbe. Una cosa che mi ha fatto riflettere moltissimo e che mi inorgoglisce rispetto a quelli che sono poi in realtà i risultati positivi del progetto è che io sono riuscita a testare una grandissima ricettività delle persone. Cioè fino a qualche anno fa probabilmente riuscire a fare un progetto di questo tipo, che comunque è unico in Europa, e non lo dico io ma lo dice l'Università Federico II che lo sta studiando addirittura, riuscire a portare le persone, a sensibilizzare le persone verso questo tipo di progetto sarebbe stato probabilmente qualcosa di inimmaginabile. Invece adesso si è creata una rete sociale di consapevolezza nella quale le persone sanno che se scelgono quel supermercato, se scelgono quel negozio, se scelgono quella pelletteria, stanno scegliendo comunque una serie di aziende che rientrano in questo ragionamento e che lavorano scommettendo sulle potenzialità di crescita del territorio. Una curiosità, ha 25 anni, perché poi ha cominciato a 25 anni, cioè invece di andare, che ne so, a perdere il tempo, uno si chiude e si mette a cercare di, come dire, rivoluzionare culturalmente una cosa che è sempre funzionato. Le pizzerie sono sempre andate, la roba sui supermercati è sempre andata così. Una donna mossa da un sentimento poi no profit, perché poi parliamo chiaramente, cioè tu investi il tuo tempo per fare qualcosa per il territorio, perché senti che alla lunga questa cosa porterà benefici a te, ma a chiunque, no? Perché tu mi dicevi, c'hai due sorelle che stanno fuori, io ti capisco che mio fratello vive in Australia da 14 anni e se ci mettiamo a parlare io e lei, diciamo, possiamo piangere da adesso e domani, perché infatti mi sono emozionata prima, hai visto? Nessuno può capire che cosa significa per una persona che non ha i propri cari vicino, non per scelta, non perché uno ha scelto di andarsene a vivere in America e c'ha la disponibilità di scegliere in qualsiasi momento di tornare qua, ma obbligato dalle non condizioni. Se uno resta qui, resta anche con la voglia di dire le cose devono cambiare, devono andare in un'altra maniera, perché non esiste che altra gente deve vivere i Natali come li viviamo noi, le preoccupazioni, perché comunque in qualsiasi città, che non è che uno dobbiamo stare tutti quanti a abbracciare, che sennò poi ci dicono no, voi siete napoletani, non è questo. In questo periodo non ci possiamo neanche abbracciare. Quindi ci hanno dato pure questo da napoletani. È sostanzialmente il fatto di scegliere, cioè a me quello che mi fa impazzire proprio è della scelta linguistica del progetto, cioè il fatto di scegliere Napoli è anche una scelta imprenditoriale, politica, consapevole del fatto di scegliere un territorio ma curarlo. Cioè lei secondo me è un esempio da questo punto di vista, perché una ragazza che ha 29 anni attualmente, ma che da 4 anni sta lì a dire vicino a gente ma che devo fare, cioè, ed è una cosa che vivo pure io nel settore, perché pure il fare le cose, diciamo, pro bono, comunque per un interesse comune, o anche fosse l'interesse, diciamo, il piacere di vedere le cose cambiare, viene visto sempre come strano. E quindi secondo me tu sei un ottimo esempio da seguire a livello imprenditoriale. Io ti ringrazio perché poi sai che ogni volta che parlo con te mi riviene quel fuoco di dire c'è un motivo per cui uno si deve esporre, perché devi sostenere persone come lei che si fanno un cuore così per me, per la salumeria, per la pelletteria, per le sfogliatelle. Grazie mille. E non sono complimenti, sono considerazioni, anche perché se stiamo chiacchierando è perché io sento che veramente tu sei una persona che può cambiare
le sorti di un territorio insieme a altre persone come te. Secondo me l'imprenditoria da questo punto di vista deve sostenere, cioè se esistono progetti uno li deve sostenere. Se uno ha un prodotto di pelletteria e può fare un prodotto brandizzato con Scegli Napoli, come può entrare in contatto con te? Come possiamo, cioè se dobbiamo immaginare una borsa, se uno crea una borsa Scegli Napoli può essere veicolata attraverso i canali che tu hai creato e cercare di cominciare a strutturare un micro progetto proprio di certificazione, no? Pure di quello che è il manifatturiero napoletano, e poi magari un giorno diventerà meridionale. Però partendo proprio da Scegli Napoli, io come potrei fare se voglio venire da te e dire guarda Flavia, c'ho questa borsa, la vogliamo insomma promuovere attraverso il tuo progetto, come si fa? A parte del no profit. Lo faccio per grande passione, in realtà guarda Ornella, io credo che quello che ci accomuna è una sola parola ed è l'amore per il territorio. Credo che anche questo sia il motivo per il quale noi oggi ci troviamo qua. Ci siamo incontrate 2 anni fa, io non solo ti ho conosciuta ma ti ho riconosciuta, e questa è una cosa che mi ha fatto capire che in realtà vale la pena spendersi per il territorio, perché quando incontri persone che in realtà la pensano come te, lavorano come te, si impegnano come te, allora non è tutto perso, ma quello che fai ha un senso e devi continuare a farlo. Raggiungere Scegli Napoli è semplice, perché in realtà sul sito del Comune di Napoli basta connettersi, andare sulla pagina www.napoliautonoma.it, ci sarà a un certo punto una voce che indica proprio un bottone così da premere, che è per l'appunto il bottone denominato Scegli Napoli. Si apre un forum, quindi una pagina, si compilano dei campi che sono molto semplici, nome, cognome, sede legale dell'azienda, e arriva una mail all'ufficio a Napoli, ovviamente nella città metropolitana di Napoli, quindi in realtà Napoli è provincia. Arriva una mail all'ufficio dell'autonomia della città e ci sentiamo e creiamo una prima connessione, un primo contatto, e poi insomma se si riesce a realizzare quello che dicevi tu, e cioè che magari un brand o comunque un'azienda vuole produrre un prodotto, o comunque vuole far conoscere un proprio prodotto, quindi nel caso della pelletteria una borsa, una cintura, insomma quello che si fa, un guanto, e in qualche modo lo caratterizza con Scegli Napoli, quindi anche solamente attraverso un'etichetta, perché secondo me è fondamentale creare una coerenza visiva del progetto, affinché, come ti dicevo, le persone che vanno ad acquistare e a scegliere sanno che con quel cartellino stanno acquistando un prodotto di un'azienda che rientra nel progetto istituzionale. Con il canale istituzionale noi diamo visibilità, comunicazione, possibilità di promozione anche attraverso quelle che possono essere le occasioni pubbliche di incontro in piazza, quindi quando si possono creare degli eventi, attraverso la convegnistica e attraverso i canali istituzionali. Quindi sul sito del Comune di Napoli si entra a far parte della rete Scegli Napoli, le persone che ci cliccano sopra sanno quali sono le aziende che aderiscono, e c'è anche la geolocalizzazione, cioè io so dove si trova praticamente quell'azienda che posso raggiungere. E poi l'obiettivo è creare una rete imprenditoriale di contatti, cioè fare in modo che tutte le aziende che entrano nel progetto Scegli Napoli possano comunicare tra di loro, perché spesso una cosa che gli imprenditori in questi anni mi hanno anche detto, il problema vero è l'incomunicabilità tra chi fa le stesse cose o fa cose differenti che potrebbero però incontrarsi. E invece se tu hai in qualche modo il cappello istituzionale di un'iniziativa di questo tipo e puoi essere la persona o comunque il riferimento che riesce ad unire questi brand, questi marchi, gli imprenditori, i produttori, che poi sono le varie eccellenze del territorio e quindi sono la linfa economica della città e della città metropolitana tutta, riesci secondo me a fare un lavoro fondamentale sia per il prodotto, sia per chi ci lavora e poi per la terra stessa, per il tuo territorio stesso, perché crescendo uno crescono tutti. Tu in questo sei un esempio, cioè sei una persona che lavora per l'unità, e non è una cosa scontata, non è una cosa facile, perché spesso si pensa che andando avanti da soli si riesce magari ad ottenere un risultato importante o si riesce a fare qualcosa che gli altri non hanno fatto, e questo può essere vantaggioso per qualcuno. In realtà a lungo andare è svantaggioso per tutti. Se riusciamo ad unirci e a fare squadra, cresciamo tutti insieme, cresce il settore, cresce l'imprenditore, cresce il territorio e si limita quello che dicevi tu, cioè la partenza per costrizione. Io sento un fuoco sacro dentro, perché ho capito crescendo che quando sei del sud combatti per il sud, non c'è un'alternativa. Quando sei meridionale devi lottare per il tuo territorio, perché hai dei diritti da difendere che molto spesso non ti vengono riconosciuti,
e siccome siamo tutti uguali e dobbiamo pretendere di essere tutti uguali, noi non solo dobbiamo avere gli stessi servizi e gli stessi diritti, ma anche le stesse prospettive di opportunità, perché un ragazzo come me a 29 anni può decidere di andare via da questo territorio. Una persona come te, una donna coraggiosa, con forza, con coraggio, che ha una famiglia, può decidere di non fare impresa a Napoli, ma lo deve decidere, cioè lo deve scegliere. Se invece deve essere costretta a lasciare questo territorio, abbandonarlo per necessità o per disperazione, allora c'è un problema sociale che deve interrogare tutti. E quando si incontrano persone come te che vanno avanti a testa alta e con coraggio, la politica e le istituzioni hanno un solo dovere: difenderle, tutelarle e sostenerle. Noi adesso ci salutiamo, poi ci vediamo col secondo video di questa fantastica chiacchierata con Flavia, parliamo nell'altro video.